L'impronta di carbonio rappresenta la quantità di emissioni di gas a effetto serra generati lungo il ciclo di vita di un prodotto o di un servizio. Nell'arco della nostra vita noi produciamo CO2 direttamente o indirettamente attraverso i prodotti che utilizziamo, attraverso i mezzi con cui ci spostiamo, attraverso il riscaldamento, l'energia elettrica che consumiamo in casa. Tutto questo lascia una vera e propria impronta sul pianeta sotto forma di gas a effetto serra. Tra questi gas, il principale per quanto riguarda le nostre emissioni di singoli è la CO2. Dunque, l'impronta di carbonio viene normalmente calcolata in quello che si chiama CO2 equivalente. Primariamente, conoscere la nostra impronta di carbonio può portarci a delle riflessioni su quello che effettivamente consumiamo. Una volta realizzato da dove vengono effettivamente le nostre emissioni, possiamo pensare di ridurle. Perché spesso noi non ci rendiamo conto che le nostre emissioni di carbonio non sono solo quelle che provengono dalla nostra automobile e quindi non ci basta prendere la bicicletta per azzerare la nostra impronta, ma le nostre emissioni possono derivare da svariate fonti, anche dal consumo, dall'utilizzo di beni non durevoli, per esempio utilizzare un piatto di plastica piuttosto che uno lavabile. L'impronta di carbonio si calcola a partire da due tipi di emissioni, quelle primarie e quelle secondarie. Le emissioni primarie sono quelle che riguardano la casa, quindi riscaldamento, energia elettrica, oppure quelle che riguardano i mezzi di trasporto che utilizziamo, la macchina piuttosto che il treno o l'aereo. Le emissioni secondarie invece sono tutte quelle emissioni che riguardano l'utilizzo di beni e servizi, quindi qualcosa che noi utilizziamo e che ha causato emissioni di CO2 magari molto lontano da noi, perché ogni prodotto, dal momento della produzione al momento dello smaltimento, passando per i trasporti, ha generato una certa quantità di CO2. Un'altra fonte di emissione secondaria, che quindi viene tenuta in considerazione dai calcolatori dell'impronta di carbonio, è quella dell'alimentazione, perché alimentarsi con carne proveniente da allevamenti intensivi o con carne che proviene da piccoli produttori magari della zona ha un impatto, una differenza di impatto rispetto all'impronta di carbonio notevole. Esistono svariati programmi di calcolo per calcolare la propria impronta di carbonio, ad esempio carbonfootprint.com. Nel calcolatore carbonfootprint.com la prima cosa da indicare è il paese di provenienza, perché ogni paese ricava l'energia elettrica, ad esempio, da un mix energetico differente, ovvero il calcolatore tiene in considerazione quanta energia venga prodotta da fonti rinnovabili, quanta da fonti non rinnovabili, o ad esempio per paesi in cui esiste l'energia nucleare, quanto provenga dal nucleare. Dopodiché bisogna indicare il periodo di tempo di cui ci interessa calcolare l'impronta. Il secondo step del calcolatore è indicare quanta energia elettrica produciamo, quindi inseriremo qui il valore di kilowattora e in questa casellina inseriremo 0,5 che è il fattore per l'Italia rispetto alla produzione energetica. Dopodiché dobbiamo inserire il valore di gas metano utilizzato piuttosto che pellet o GPL a seconda di come riscaldiamo la nostra casa. Step successivo riguarda i voli, quindi se abbiamo utilizzato l'aereo nel periodo di tempo interessato dobbiamo indicare i dati del viaggio, quindi da dove siamo partiti, dove siamo arrivati, la classe utilizzata. Step successivi riguardano i trasporti via terra, quindi le auto, e per l'auto dovremo indicare il chilometraggio e poi il calcolatore ci chiede di indicare dei dati anche generici riguardo alla nostra auto, la stessa cosa per quanto riguarda la moto
e i chilometri coperti con mezzi pubblici, quindi dall'autobus ai pullman, alla ferrovia nazionale, internazionale, eccetera. Perché utilizzando un mezzo pubblico si ha un impatto che potrebbe essere minore, è sicuramente minore rispetto all'uso dell'auto, però esiste. Infine il calcolatore ci chiede di valutare il nostro impatto rispetto all'impronta definita secondaria. L'impronta secondaria è quella dovuta al consumo di cibo e bevande, quindi inseriremo il valore mensile, annuale o settimanale in euro di quello che spendiamo per questo tipo di prodotti, per i prodotti farmaceutici, per i vestiti, eccetera. Il calcolatore alla fine restituisce un numero finale, la somma di tutte le tonnellate di CO2 emesse, e permette anche di vedere singolarmente dove abbiamo impattato di più. Se escludiamo l'impronta secondaria rispetto a quello che ho emesso in casa, le emissioni del volo sono sicuramente maggiori. Un'obiezione che può essere fatta è che il volo transatlantico viene condiviso con altre 100-200 persone. Il calcolatore però già considera tutto questo, e quindi se consideriamo che solo noi abbiamo emesso per esempio 2,38 tonnellate di CO2 e lo moltiplichiamo per tutti i passeggeri che erano su quel transatlantico, su quell'aereo, ci rendiamo conto di quanto impattante è un solo volo. Il calcolatore in questo caso restituisce oltre a un numero delle immagini, un'immagine che mostra la nostra impronta di carbonio rispetto all'impronta della media nazionale e al target mondiale. Questo target è quello che si vuole raggiungere, oltre che per limitare i danni rispetto ai cambiamenti climatici, quindi per evitare un ulteriore surriscaldamento globale, è anche il target che si vorrebbe raggiungere se tutte le persone nel mondo avessero lo stesso stile di vita, quindi lo stesso accesso a beni e servizi. Esistono altri calcolatori che oltre all'impronta mostrano anche quanto territorio sarebbe necessario avere se volessimo riassorbire tutta la quantità di CO2 presente, ed è una cosa abbastanza impressionante perché per esempio un calcolo che io ho fatto mi ha detto che sarebbero necessarie 5 Italie per riassorbire le emissioni di CO2 da me prodotte. Oltre a mostrare il numero delle tonnellate di CO2 che produciamo, il calcolatore ci mostra un tasto in cui è scritto compensa adesso. La compensazione di carbonio è un modo per controbilanciare le emissioni di gas serra attraverso la riduzione o riassorbimento della quantità di CO2 che abbiamo direttamente o indirettamente generato attraverso le nostre azioni. Come si compensa? Si compensa acquistando i cosiddetti crediti di carbonio, e nella pratica per un singolo cittadino compensare significa andare a finanziare un progetto che può portare quindi al riassorbimento delle emissioni di CO2 o ad evitare che queste CO2 vengano emesse. Per esempio, si può compensare finanziando progetti di energia rinnovabile o progetti di evitata deforestazione.